Benvenuti e bentornati, io sono Rita Real Paracrime per chi ancora non mi conosce e se siete nuovi e volete far parte del mio strano mondo iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella così sarete sempre aggiornati sull'uscita dei miei nuovi video. Come sempre vi ricordo che i contenuti dei miei video sono a scopo informativo e di intrattenimento e potrebbero non essere adatti ad un pubblico sensibile. Le storie trattate riguardano crimini e fenomeni paranormali reali e non intendo mancare di rispetto a nessuno. E le opinioni espresse nei miei contenuti sono puramente personali. Detto ciò, mettetevi comodi e iniziamo con il caso di oggi. Ma tra l'altro volevo dirvi sono tornata finalmente, mi dispiace, vi chiedo scusa se sono sparita, ma ho avuto delle cosucce da fare, da sbrigare a livello burocratico. Ho spiegato tutto in un video su Instagram, magari se volete, ecco, andare lì e lo vedete così a chi interessa ovviamente, cioè non obbligo nessuno, vi metto magari il nome qui in alto del mio Instagram che è connesso comunque con la pagina di YouTube dove comunque mostro anche un po' la parte australiana, la vita australiana, la mia routine personale. Se qualcuno è interessato può andare lì e soprattutto c'è il video dove io spiego un po' la situazione della mia sparizione e nulla, chiedo scusa anche perché io vedo che nel video si vede il mio nuovo microfono, e scusatemi se è lì, però non sapevo, non sapevo dove metterlo, vi dico la verità. E lì si vede un po', pazienza. Se vi dà fastidio ditemelo nei commenti e io lo sposto, magari trovo un modo. Tutto qua. Adesso iniziamo con il caso di oggi, anche perché è un caso abbastanza particolare e dove ci sarà un colpo di scena alla fine, quindi seguitelo tutto e fate molta attenzione, ovviamente. Il caso di oggi ci porta nuovamente in Australia, precisamente a Frankston, un sobborgo di Melbourne, ma questa volta non vi preoccupate, non vi parlerò di pies o salse, ecco, ma parliamo di un caso che continua a terrorizzare i cittadini di Frankston, nonostante il protagonista di questa storia sia stato arrestato ed è tuttora comunque in prigione. Ma alla fine di questo video vi spiegherò il perché questo caso continua a far discutere. Tra l'altro Melbourne fu una delle mie prime città nel 2019 dove io comunque iniziai il percorso australiano, ecco. Però non ho mai visto Frankston, non so come sia, vi dico la verità. Poi io dopo un anno e mezzo mi sono trasferita a Sydney. Ecco, giusto una piccola parentesi che chiudo subito, non voglio prolungarmi come sempre. E ritorniamo al caso. Come vi avevo già accennato, siamo in questo sobborgo di Melbourne. È la sera del venerdì 11 giugno 1993, verso le 19, una ragazza di nome Elizabeth Stevens scese da un autobus sulla Granbury Road, la fermata più vicina alla casa, in cui risiedeva in Patterson Avenue, con i suoi zii. Viveva con i parenti da 6 mesi perché lei era arrivata dalla Tasmania nel gennaio del 1993 per studiare al TAFE di Frankston e arruolarsi nelle forze armate. Il TAFE è un'istituzione presente in Australia molto famosa e costosa, dove ti formano attraverso tanti tipi di corsi che servono per poi includerti nel mondo del lavoro. Ecco, per chi non lo sapesse, l'ho voluto aggiungere. Elizabeth quella sera, mentre svoltava in Patterson Avenue, venne afferrata da dietro e minacciata con quella che sembrava una pistola. Stevens urlò, ma le sue urla non furono però udite da nessuno a causa delle forte pioggia e del vento. Le fu detto di stare zitta e poi, scortata lungo la Patterson Avenue, il suo aggressore le tenne la mano per non destare sospetti e diversi testimoni li videro passare e pensarono che fossero una coppia.
Una volta che arrivò a Lloyd Park, inizialmente lei fu purtroppo abusata sessualmente e poi venne strangolata, accoltellata e le fu tagliata anche la gola. Le calpestò il viso, rompendole diverse ossa facciali, poi la trascinò per un breve tratto fino a una conduttura. Subì diverse ferite post morte, tra cui essere stata accoltellata e tagliata sul suo torso come se avesse giocato tipo a Tris, una cosa del genere. Assurdo. Stevens aveva lasciato comunque un biglietto quella mattina ai suoi parenti, affermando che avrebbe studiato al TAFE o alla biblioteca cittadina e che sarebbe tornata a casa alle 20. Ma quando Stevens non era arrivata ancora a casa, i suoi parenti hanno inizialmente pensato che potesse essere semplicemente un ritardo. Alle 22:30 suo zio ha iniziato a guidare in giro per la zona alla sua ricerca. La polizia è stata avvisata subito dopo e si è preoccupata per Stevens dopo aver visto il biglietto che aveva scritto. Il suo corpo è stato scoperto attorno alle 17 del giorno seguente da un uomo che raccoglieva rami di pino. Stevens è stato ucciso a solo 250 metri da casa sua. Elizabeth Stevens' body was found in a drain late on Saturday at Lloyd Recreation Reserve, less than half a kilometre from her home. Originally from Hobart, she was completing her VCE at Frankston TAFE and was living with her uncle at Langwarrin. We couldn't believe it, that it was her. We kept expecting her to walk through the front door. Homicide detectives have very few leads in the investigation and are yet to establish a motive for the brutal killing. They're now trying to piece together Elizabeth Stevens' movements. All'autopsia, il patologo forense che ha esaminato il cadavere ha notato delle emorragie petechiali che indicavano che Stevens era stata strangolata. Sono stati osservati dei tagli e abrasioni al viso. Il patologo ha concluso che, a suo parere, ovviamente la causa della morte era stato il taglio alla gola, un taglio veramente netto fatto su di lei. Fu intrapresa un'ampia ricerca sia nell'area in cui si trovava il corpo sia nelle strade circostanti. Fu scoperta una borsa con libri e documenti intestati a Stevens, così come la lama di un coltello. Ogni residente nelle vicinanze fu interrogato. La polizia salì sull'autobus locale per vedere se qualcuno a bordo riconosceva Stevens. Gli investigatori non scoprirono mai indizi solidi sui movimenti di Stevens, né scoprirono indizi che avrebbero risolto il suo omicidio. Allora, sappiamo tutti che Frankston è un sobborgo di Melbourne, quindi è una piccola comunità dove tutti si conoscono, dove comunque se succede qualcosa la gente si spaventa, la gente non è abituata a questo tipo di casi, a questi tipi di situazioni. Infatti Elizabeth Stevens fu una delle prime vittime di una serie di delitti che poi vedremo adesso insieme tutti quanti. Un mese dopo, giovedì 8 luglio, Roza Toth, spero di averlo pronunciato bene, 41 anni, scese dalla stazione ferroviaria di Seaford e si diresse a nord lungo la Railway Parade sulla via di casa. Verso le 17:50, mentre camminava oltre la Seaford North Reserve, che sono dei parchi, ragazzi, notò un uomo vicino al blocco dei servizi igienici e fu aggredita poco dopo averlo superato. Todd fu trascinata verso il parco non illuminato, ma si liberò dopo che l'assassino le puntò una pistola alla testa, ma si rese subito conto che era finta. Dopo una lunga colluttazione riuscì finalmente a liberarsi. Scossa e con lievi ferite, corse di nuovo sulla strada, fermò un'auto e fu aiutata dall'autista a tornare a casa sua, dove fu chiamata poi la polizia. Quella stessa notte, però, cosa è successo? Ci fu un'altra vittima. More than 100 SES officers joined police in an intense search today for any trace of Deborah Ann Freem. They're tearing us apart. She's got a son here that's 12 days old. We just can't handle it. All reports were that Debbie was a loving, caring mother, happy about the fact that she had a new baby on the scene. She loves her child. She loves me. Since the birth, it's just been unreal. You know, life couldn't be better until this.
there was considerations of, because she was a new mum, was she suffering from postnatal depression? It seemed unlikely, and more so as the night she disappeared, Debbie had a friend over for dinner. And that at some stage, Debbie had run out of milk and had said that she was going down to the local shop to purchase milk. And she's left her baby with a family friend and had gone off to get the milk and hadn't been seen since. Deborah Frame, che viveva vicino alla stazione di Canuck, Seaford, scusatemi, fu rapita nella sua auto nel tardo pomeriggio. Aveva lasciato il figlio di 12 giorni a casa con un amico quando uscì alle 19 per un breve viaggio e per comprare del latte per una frittata. Alle 20, quando ancora non era tornata, e questo amico chiamò comunque il suo fidanzato, poi chiamò anche la polizia e l'ospedale locale chiedendo notizie su dove potesse trovarsi, se ci fossero stati comunque degli incidenti stradali, ecco. L'amico e il fidanzato poi andarono in giro per cercare di localizzarla, poi ne denunciarono la scomparsa alla stazione di polizia di Frankston. Nel pomeriggio di lunedì 12 luglio un contadino, purtroppo, ahimè, trovò il corpo parzialmente coperto di Frame su Taylor's Road. Police have been sent to Carrum Downs, where a woman's body was found a short time ago. It was discovered in grazing land between Wedge Road and Thompson's Road. Taylor's Road's an unmade road, and it's got grazing paddocks either side of the road, and the body was found between the trees and the wire fence of the paddock. It was suspected that it was the body of Debbie Frame, who had been missing for 2 or 3 days, and whose car we had found in Madden Street in Frankston. Come Stevens era stata strangolata. Questa volta però fu strangolata con una corda e infine anche tagliata questa gola, purtroppo. Passiamo poi nel pomeriggio del 30 luglio. Un'impiegata delle poste stava consegnando la posta lungo la Sky Road a Frankston North quando notò una vecchia Toyota Corolla arrugginita parcheggiata lì vicino. Non aveva targhe, né davanti né dietro, e c'era un uomo curvo sul sedile del conducente. Qualcosa nel suo comportamento le fece sorgere dei sospetti, e con tutti i notiziari che comunque parlavano già di un killer a piede libero, decise di seguire il suo istinto. Si avvicinò a una casa lì vicino, chiese di usare il loro telefono e chiamò la polizia. On Friday, around about 3 o'clock, I was on my round, just about finished. It was knock-off time for school, and I saw a car without any registration plates on the back. There was a bloke in the car with his arms crossed, and he slouched down to try and hide, under the steering wheel. And I just kept going till I found a house that I knew someone was home. So I went in there, called the police. Quando gli agenti sono arrivati per perquisire il veicolo, comunque era già vuoto, e nel breve tempo impiegato dagli ufficiali in uniforme per arrivare, il proprietario dell'auto, il killer, in teoria, anche se loro ancora non lo sapevano, aveva già notato Natalie Russell, un'altra ragazza che stava appunto camminando e stava facendo ritorno a casa sua, e lei usava una scorciatoia. Era frequente fare quella solita scorciatoia per tornare a casa da scuola. L'aveva seguita e le aveva teso un'imboscata, l'aveva pugnalata a morte e aveva trascinato il suo corpo attraverso un buco della recinzione che costeggiava il sentiero e l'aveva comunque nascosta, e tutto questo mentre gli agenti stavano perquisendo la sua auto. Ma guarda che fortuna che ha questo killer. When we got there was no one at the car, had no registration plates, and we noticed a interim registration label on the front windscreen. I noted the registration down, and then we decided to have a look around at some of the houses that were on the same side of the street as the car. So we did a bit of a door knock, had a bit of a look across the road. There was no one around. So we just made sure that we had all the details right from the car, and then we left. Lui, quando uscì dalla pista, guardò letteralmente dall'altra parte della strada e vide la polizia che era comunque attorno alla sua macchina, che stavano prendendo nota. Poi lui cosa fece? Si mise le mani insanguinanti in tasca e ritornò a casa, tranquillo. La polizia ovviamente poi dovette rispondere ad un'altra chiamata urgente, quindi
loro dovettero lasciare la macchina, dovevano ritornare al loro servizio per quella chiamata di emergenza che avevano comunque avuto. Infatti lui, questo killer, tornò indietro la sera a riprendersi la sua macchina e alle 20 Russell fu denunciata come scomparsa alla stazione di polizia di Frankston. La polizia di Frankston trovò presto comunque il suo corpo grazie ad una perquisizione. We were taken to the spot where there was a large cut in the cyclone fence right up against one of the galvanised poles. The first thing I noticed was some bloody handprints along the pole, and as I walked into the bush, and I saw a school bag, which all the kids from the college have, and then as I turned around the corner further, I saw a pair of black stockings, and then the school uniform. One would assume straight away that it would be Natalie. Era stata trascinata via dal sentiero attraverso un grande buco in una recinzione metallica. Era morta in modo simile alle altre, infatti durante l'attacco aveva opposto una notevole resistenza, il che però aiutò gli agenti questa volta grazie alle prove del DNA disponibili sulla scena. Quindi torniamo un attimo indietro. L'omicidio di Stevens fu il primo incidente, se vi ricordate, la prima ragazza, e lei attirò moltissima l'attenzione, soprattutto della polizia, degli investigatori, che esaminarono un po' tutto, fecero delle ricerche, ma purtroppo non ci furono delle prove né testimoni, prove forensi, ecco. Con Frem, invece, la seconda vittima, anche con lei non sono state trovate prove forensi straniere sulla scena a causa del maltempo, ma era chiaro che aveva combattuto il suo aggressore. I testimoni in seguito hanno ricordato che la sua auto, una Nissan Pulsar grigia, era stata vista guidare in modo irregolare e lampeggiare con gli abbaglianti. La sua auto sbloccata è stata trovata dalla polizia il giorno dopo, nella vicina Maiden Street, e la scientifica ha trovato tracce di sangue di Frem all'interno, insieme in una nuova maccatura nella parte anteriore. Il sedile del conducente comunque era spinto indietro. Myself and one of my other colleagues had decided that because we knew Debbie had gone to get milk, we were going down to check the local milk bars, and we were travelling back to the office when I saw a silver car fitting the description of Debbie's in Madden Street, just outside the Christian Life Centre, I think it's called. There was a V-shaped dent in the bonnet, which indicated that she may have been involved in an accident. Police are also appealing to anyone who may have information about an accident involving Debbie's silver Pulsar found 2 kilometres from home late yesterday. According to Debbie's de facto, it didn't have that damage when he left it on Thursday. We examined the car at that time and took photos of the car. Dopo il secondo attacco e con la descrizione di Todd, se vi ricordate, è la terza donna, 41 anni, grazie a Dio è riuscita a sfuggire dall'aggressore ed è riuscita a fornire alla polizia una sorta di identikit di questa persona. Appunto, lei disse che era un ragazzo che poteva avere dai 18 ai 20 anni, alto 1,80 m, con un viso rotondo e gli occhi azzurri. La polizia comunque riuscì a tracciare un profilo del sospettato, un uomo, probabilmente disoccupato, con un lavoro magari umile. Sicuramente un residente locale di età compresa appunto dai 18 ai 24 anni, magari che poteva anche vivere da solo, ma con l'identificarsi dell'attenzione dei media e della preoccupazione della comunità, alla polizia stava diventando sempre più chiaro che questi incidenti separati potevano essere collegati. Gli investigatori sospettarono anche che potessero essere collegati alla scomparsa di Sarah McDermott, nel 1990 e all'omicidio di Michelle Brown nel 1992. Altre 2 donne furono assassinate purtroppo, e nel periodo che ha preceduto l'omicidio di Russell 200 investigatori erano impegnati a visitare 4.700 case dislocate sulla Maiden Street, Frankston, con il nome in codice Operazione Pulsar.
More than 150 detectives from almost every Victorian police squad joined forces in Bayside Frankston today to begin Operation Pulsar. Dal veicolo di Frem, appunto, dovrebbe essere la seconda vittima, e questo fu una delle più grandi indagini che furono condotte nel Victoria. Allora, l'attacco a Natalie Russell, ha fornito alla polizia la svolta di cui aveva bisogno. Questo perché anche, se vi ricordate, Natalie Russell è l'ultima vittima, l'ultima ragazza che era stata notata comunque dalla postina. La postina non solo notò Russell, questa ragazza, ma notò anche quella macchina Toyota Corolla, forse, non mi ricordo più, perdonatemi, arrugginita, non c'era neanche non c'era né una targa avanti né dietro, e in più c'era un uomo dentro seduto che aveva dei comportamenti sospettosi. Quindi la postina si era accorta di tutto ciò, ecco. E dopo questo omicidio, insomma, la polizia comunque forse era arrivata ad una conclusione e bussarono alla porta della casa di Paul Charles Denier. We knocked at the door and Paul invited us into his flat. He was quite relaxed. He was extremely friendly, eager to answer our questions. Very, very cooperative. Chi è Paul Charles Denier? Chiamiamolo Paul, perché così è più semplice. Lui nacque il 14 aprile 1972 a Campbelltown, nel nuovo Galles del Sud, New South Wales, che è un sobborgo di Sydney. Tra l'altro non è molto distante da me, vi dico questo, però Campbelltown vi dico già che non è proprio bella. Però, vabbè, io non voglio giudicare nulla. Ecco, è un sobborgo comunque di Sydney. I genitori di Paul sono Anthony e Maureen. Si incontrarono e si sposarono a Londra nei primi anni 60, prima di emigrare in Australia nel 1965. La famiglia si trasferì dopo a Sydney. Decisero dopo ancora di trasferirsi nel Victoria nel 1981 a causa del nuovo impiego del padre, e Denier ebbe difficoltà ad adattarsi tra i suoi coetanei nella sua nuova scuola, il che portò a problemi con lo studio e l'autostima, che furono comunque peggiorati da un significativo aumento di peso durante i suoi anni da adolescente. All'età di 10 anni tagliò la gola all'orsetto del cuore di sua sorella e tagliò la gola al gatto di famiglia prima di appenderlo ad un albero. Poco prima di compiere 13 anni fu accusato e ammonito per aver rubato un'auto. A 15 anni fu arrestato per aver aggredito un compagno di studi, che era stato costretto a ammazzarsi in pubblico. In questo periodo i suoi genitori divorziarono dopo aver lasciato la scuola, ebbe problemi a mantenere un lavoro. Fu licenziato 7 volte e fallì un esame fisico quando cercò di entrare nella polizia del Victoria. Meno male che non c'è entrato, ragazzi. Meno male. Nel febbraio del 1993 Denier iniziò a lavorare presso un'azienda di costruzione di barche a Seaford, chiamata Pro Marine. Poco tempo dopo aver iniziato a lavorare, i colleghi lo osservarono mentre fabbricava coltelli al lavoro. Il lavoro di Denier fu interrotto dopo diversi mesi a causa della sua incapacità di completare i compiti assegnati. Secondo i ricordi della madre, da bambino Denier cadde dalla tavola e riportò un trauma alla testa. Inoltre suo fratello David trovò Paul sul suo letto a saltare e anche lì sbatté violentemente il capo contro la parte anteriore del letto. Ma non sempre Denier fu la vittima. Uccise infatti a coltellate il gatto di famiglia e lo impiccò su un albero. Spesso rubava la biancheria intima dei vicini e si masturbava con essa. Questa era la sua infanzia, la sua adolescenza, e abbiamo capito tutti che non è cambiato. Quello che faceva su quei poveri gatti ha continuato a farlo dopo su delle donne, povere innocenti donne. Questo è molto triste, perché io sono del parere che, scusatemi, fatemi esprimere un'opinione, sono del parere che chi uccide degli animali quando si è bambini o quando si è adolescenti o anche quando si è adulti
comunque c'è qualcosa che non va, assolutamente. E le cose le stesse cose che fai su degli animali, adesso non voglio usare determinati termini, però se fai determinate cose su degli animali sei capace di farlo anche sulle altre persone, su degli esseri umani e non avere comunque rispetto. Ed è questo davvero triste. E c'è bisogno di tanta cura per chi già dimostra di non avere affetto per gli animali, ma quell'affetto, io non vi dico che devi voler bene per forza un gatto, un animale, ma là porta rispetto, ecco, porta rispetto e lascia stare, tutto qua. Niente, continuiamo con il caso. Ma torniamo indietro quando la polizia bussò alla sua porta e scortò Dania alla stazione di polizia per un interrogatorio. Before continuing, I must inform you that you're not obliged to say or do anything, but anything you say or do may be given in evidence. Do you understand that? Yeah. What is your age and date of birth? I'm 21 years old. I was born on the 14th of April 1972. Okay. Are you an Australian citizen? Yeah. Are you currently employed? No, I'm unemployed at the present time. Lui inizialmente negò tutti i crimini, che non ne sapeva nulla. Your car was parked opposite the location where the body of Natalie Russell was found. Mm. On the night that Debbie Freem disappeared, you walked over to Kennel Railway Station, missed the train and walked back. And on the night Elizabeth Stevens disappeared, you walked in a very close proximity to Lloyd Park on your way to pick up this battery. Do you think that's fairly coincidental? Yeah, it is. In all the circumstances? Yeah. Are you responsible for the deaths of any of these women? No. Però poi quando la polizia chiese il suo DNA, lui disse sì, ok, prendete anche il mio DNA, facciamo una verifica, però prima che la polizia ricevesse i risultati, lui comunque, scusatemi la parola, si cagò addosso, no? E quindi dice, prima che voi me lo dite, ve lo dico io, mi confesso e vi dico che ho ucciso tutte e tre le vittime. Police were continuing to interview their prime suspect, Paul Charles Denyer. Not only was his car in close proximity to the murder scene of Natalie Russell, but his flat contained evidence that linked him to that scene. His hands also had suspicious cuts. A sample of your blood is requested for the purpose of confirming or disproving your involvement in these matters. We asked Paul for a blood sample and a sample of other tissue so we could establish a match between skin found at the post-mortem of the Russell victim and himself, so we could tie him to the murder. Well, I'm just going to suspend the interview for a short time. Is there anything else you want, like a cup of coffee or a glass of water? Yeah, I would like another cup of coffee. How do you have your coffee? White of two. All right, I'll get you a cup of coffee, all right? Just have a short break. At that particular time when he was sitting there, he was starting to realise now that blood samples were being requested and the DNA may link him to the scenes, and he knew that we didn't believe any of his story. Do you think that's fairly coincidental? Yeah, it is. In all the circumstances? Yeah. I think he knew that the game was up, so to speak. And whilst we're waiting for our forensic experts to come and take various samples, Detective Darren O'Loughlin was looking after Paul, and Darren was wearing a cross that you could see through his shirt. And Paul asked him if he was a Christian, and conversation ensued about that. He spoke to Detective O'Loughlin here, and you told Detective O'Loughlin that you were responsible for the murders of the three women. Is that correct? Durante la sua confessione videoregistrata ha ammesso una serie di altri crimini, tra cui l'uccisione dei gatti del suo vicino
E anche una sera del febbraio del 1993 lui fece irruzione nell'appartamento di Donna Venes, non so se lo pronuncio bene, ha ucciso anche il suo gatto e gli altri due gattini e ha usato il loro sangue per scarabocchiare "Donna, you are dead" sul muro. "Donna, tu sei morta". Lo scrisse sul muro sopra la sua stufa e Donna era con il suo bambino insieme al suo compagno a consegnare le pizze e se fosse stata a casa, ha detto Daniel, avrebbe ucciso anche lei. Tentò anche di rapire la 41enne Rosa Todd, se vi ricordate, l'8 luglio di quell'anno, poche ore prima di uccidere Deborah Frame. La minacciò con la stessa pistola finta che aveva usato con Elizabeth Stevens. Was that the weapon you used when you first approached Elizabeth Stevens? Yeah, that's the one. And the same with Deborah Frame? Yep. Same as the woman at Seaford Railway Station? Yep. Ma quando finse di arrendersi, lei riuscì a liberarsi. Quando gli è stato chiesto durante la confessione quale fosse il movente dei crimini, Daniel ha risposto semplicemente perché le odio e basta. Just had the feeling, that's all. What sort of feeling? Can you possibly describe it? Where you had this feeling? Just wanted to kill. Daniel infine fu accusato di 3 omicidi e 1 di rapimento, accuse per le quali in seguito si dichiarò colpevole e non contestò. Gli psicologi ed esperti esaminarono Daniel notando una mancanza di emozione riguardo ai crimini, un desiderio incontenibile di uccidere e l'insolita casualità con cui venivano scelte le vittime, che portò a una diagnosi di disturbo sadico della personalità, ma non di infermità mentale legale. Egli trovava il maltrattamento intenzionale delle vittime intensamente gratificante, traendo piacere dal tormento, dall'angoscia, dalla sofferenza, dalla disperazione e dalla sofferenza della vittima. Contrariamente alla semplice rabbia, il comportamento di una personalità sadica è completamente premeditato. Non esplode improvvisamente di rabbia. Più diventava aggressivo, più si sentiva potente. Il dottor Jan Joblin, psicologo forense, curante di Daniel, durante l'interrogatorio ammise di essere stato influenzato dal film del 1987 The Stepfather. Il 20 dicembre 1993, dopo 4 giorni di udienze, fu condannato dalla Corte Suprema di Melbourne a 3 condanne consecutive, all'ergastolo senza libertà vigilata. Il 31 dicembre Daniel presentò ricorso che fu discusso nel luglio 1994, concedendogli un periodo di non libertà vigilata di 30 anni, fino al 2023. Daniel fu inizialmente mandato al MAP, che è la Melbourne Assessment Prison, dove fece amicizia con Robert Love, poi alla prigione di Sua Maestà Barwon e attualmente si trova nella prigione di Port Phillip. Nel settembre 2004 si diffuse la notizia di una lettera che Daniel aveva inviato al fratello, separato, che aveva accusato nel suo processo di aver abusato sessualmente di lui da bambino. Nell'aprile 2013 Laurel Sun creò un sito web con le immagini di 14 lettere scritte da Daniel nel 2003 e nel 2004 e un altro detenuto intitolato Le lettere di Paul Daniel. Ovviamente queste lettere venivano comunque controllate. Poi cosa è successo? Che da queste lettere si sono verificate delle cose di cui io vi chiederò di fare molta attenzione perché c'è un cambiamento che lui decise di fare e non si sa il perché di questo cambiamento. Questo cambiamento comunque era molto strano anche per i familiari delle vittime e non li credevano, non capivano il perché volesse fare questa cosa. E qui dopo vediamo. Infatti, in una di queste lettere, precisamente, dove comunque ebbe la totale attenzione da parte un po' di tutti, attraverso questa lettera iniziò a identificarsi, fate attenzione, come donna. Quello stesso anno Daniel ha affermato che questi sentimenti di disforia di genere
sono ciò che lo ha portato a cercare vendetta contro le donne, uccidendole. Nella lettera 6, datata il 4 febbraio 2004, ha scritto: Ho commesso questi crimini disgustosi, non perché abbia mai odiato il genere femminile, ma perché non mi sono mai sentito veramente maschio. Daniel ha iniziato a indossare abiti e cosmetici da donna in prigione, in sfida agli ordini carcerari. Gli specialisti medici hanno valutato se Daniel potesse sottoporsi a un intervento di riassegnazione del sesso e hanno respinto l'idea. I gruppi di supporto ai prigionieri hanno affermato che non può che essere serio riguardo alla sua transizione, dato che ciò che avrebbe comportato un rischio personale. La madre di una vittima appunto ha affermato che la transizione di Daniel ha fatto sentire lei e suo marito malati, definendola una trovata comunque. Da allora, dopo tutto questo scalpore, Daniel è tornato a identificarsi come Paul, perché comunque non è stato creduto assolutamente, ragazzi. Cioè, adesso le mie due opinioni, prima di concludere questo caso, quello che penso io, vi ripeto, vi ripeto ancora una volta, io non sono un'esperta, queste sono mie opinioni e ci tengo a precisarlo. Quello che penso io è che, allora, vero che le donne le hai odiate, ma questo è poco ma sicuro per quello che tu hai fatto. Non solo hai odiato le donne, secondo me odiavi non solo gli animali perché lì comunque facevi quello che facevi, però secondo me odiavi anche il genere umano. Se tu poi hai colpito solo donne perché le donne sono deboli e indifese, ovviamente non penso che tu faresti la stessa cosa con un uomo della tua stessa stazza, oppure non lo so, questo è quello che penso io, ci mancherebbe altro. Sicuramente un serial killer, una persona così sadica o malata, va a colpire comunque donne indifese, persone deboli. E questo è il discorso. Quindi, se tu mi dici che non le hai odiate, è impossibile questa cosa. Che tu adesso volevi passare da uomo a donna, secondo me è vero che è una trovata, secondo me è una scusa, non solo per attirare comunque l'attenzione, ma anche perché, secondo a mio avviso, non lo so, lui forse voleva trovare un escamotage, qualcosa tipo divento donna e magari mi cambiano anche il carcere. Questo è un mio parere, perdonatemi, la mia fantasia. Poi ditemi voi cosa ne pensate. Divento donna, così mi trasferiscono nel carcere femminile. E da lì poi non si sa cosa avrebbe poi fatto se trasferisci una persona del genere che è diventata donna. Mettete caso che abbiano accettato di farlo sottoporre a un intervento anche, di farlo cambiare il sesso e di metterlo magari in una prigione femminile che poi non sta né in cielo né in terra. Cosa avresti fatto poi in quel carcere femminile? Quello che mi chiedo io. Non lo so. Comunque, secondo me è una trovata, oppure ha avuto un'altra opzione, ha avuto un momento dove lui non capiva chi fosse, un momento di, non lo so, di confusione, vogliamo dirlo così. Comunque, era strano e infatti nessuno l'ha creduto e c'era qualcosa di veramente sospetto del perché tu volessi diventare donna. Infatti lui c'è stato un periodo in cui si truccava, ha cambiato abiti, voleva proprio essere donna. Però poi, visto che la cosa non ha funzionato per lui, questa sorta di trovata, se è stata veramente una trovata, ecco, se è stata veramente una trovata, non ha funzionato e quindi cosa ha fatto? È ritornato a identificarsi come Paul, come uomo, quindi ha ricambiato tutto, ha continuato a vestirsi come uomo e non a truccarsi più. Quindi c'è qualcosa che non va. Scusatemi, vi ripeto, questa è la mia opinione, fatemi sapere cosa ne pensate.
assolutamente. Perché voleva cambiare sesso? Perché voleva diventare donna? Tutto qua. Fatemi sapere, ci tengo. Come vi avevo detto all'inizio di questo video, questo caso continua a far discutere, continua a far terrorizzare la gente di Frankenstein. Questo perché? Perché lui nel giugno del 2023 divenne idoneo e fece domanda di rilascio sulla parola, quindi sì, era un ergastolo, però gli era stata data comunque concessa la possibilità di fare domanda di libertà nel 2023 e se non sbaglio 30 anni dopo. Il popolo, la comunità di Frankenstein era terrorizzata, poverini. Loro ovviamente dicono se questo esce dal carcere noi abbiamo paura che potesse commettere di nuovo gli stessi errori, perché comunque non è cambiato, questa era l'opinione pubblica e c'hanno anche ragione. Io non lo metterei mai, perdonatemi se sono cattiva, non lo metterei mai fuori dalla prigione una persona che veramente non ha rimorso, una persona comunque sadica e una persona che difficilmente potrebbe cambiare. Quindi, per questo caso fa molto discutere, perché i cittadini di Frankenstein non volevano che lui uscisse. Infatti loro si sono presentati davanti alla corte a protestare in tutto e per tutto di non far uscire questo potenziale serial killer, se si può dire così. Quindi cosa è successo? È successo che la corte ha deciso di non farlo uscire più. Familiare, oddio, c'è brevi, mi viene da piangere. Infatti, le famiglie hanno deciso le famiglie comunque, scusatemi, io mi viene da piangere. Non so perché, perdonatemi, mi sono commossa. Infatti, le famiglie erano comunque finalmente soddisfatte della decisione che la corte comunque aveva preso ed è una cosa che alla fine la giustizia ha fatto il suo corso e ha dato ragione alla comunità di Frankenstein ed è una cosa molto molto bella. Good evening. The serial killer who murdered 3 women and terrorized Frankston has lost a bid for freedom. Family and friends of his victims say parole should never be available to Paul Denyer. Ora lui ha 49 anni ed è ancora chiuso in prigione e sarà chiuso a vita per sempre, a meno che non ci sia un qualcosa, succeda qualcosa, non penso, però se ci saranno comunque aggiornamenti vi farò sapere. E per quanto riguarda Natalie Russell, l'ultima vittima, gli fu dedicata la passerella, la famosa passerella dove lei comunque passò, era una sorta di scorciatoia che faceva per ritornare a casa da scuola. Gli fu dedicata questa passerella, infatti questa scorciatoia, questa passerella viene chiamata ora la Nuts Track, Natalie Track, Nuts Track, seguitemi, scusatemi con l'inglese, e tuttora viene visitata da tantissime persone, viene onorata ovviamente. E niente, cari amici del Paracrime, questo è tutto quello che ho trovato. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo video, se conoscevate un po' già la storia oppure no. È un caso totalmente australiano e ne farò altri se voi siete ovviamente interessati a questi tipi di casi. E cos'altro? Mettetemi un like, iscrivetevi al mio canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao!